Fermi un attimo, quello che state per vedere non è un effetto video, non c'è post-produzione, non ci sono trucchi. Negli ultimi giorni ho selezionato e testato 3 oggetti che sembrano usciti direttamente da un'altra dimensione. Non sono semplici prodotti, sono esempi concreti di come tecnologia e design possono spingersi oltre ciò che consideriamo normale. E uno, vedete che vi spiegherò cos'è, l'ho già qui sulla mia scrivania. Viviamo circondati da oggetti tutti uguali, ma ogni tanto emergono delle eccezioni, oggetti che non si limitano a funzionare, ma che riescono a stupire anche solo osservandoli. E questo, ragazzi, osservandolo, ti fa dire wow, è pazzesco. Io li ho scelti per un motivo preciso, capire se dietro l'impatto visivo ci fosse anche una sostanza reale. Oggi ne vediamo, come vi ho detto, tre interpretazioni diverse dello stesso concetto. Portare qualcosa di impossibile nella quotidianità. E dunque, sigletta e si parte. Questa, vedete qua, è la Overpen Interstellar. E no, non è appoggiata, è solo in equilibrio e si muove in equilibrio. Fluttua grazie a un sistema di lievitazione magnetica, completamente passivo. Guardate. Quindi senza elettricità, basta sfiorarla e inizia a ruotare in modo fluido. Guardate. Quasi ipnotico. È inclinata di 23,5 gradi, eccola qua, vedete, è esattamente come l'asse terrestre. E già questo ti fa capire il livello di attenzione che c'è dentro al design. È realizzata in alluminio aeronautico, lavorato da un unico blocco, e questa è una di quelle cose che capisci subito appena la prendi in mano. Peso, bilanciamento, finitura, è tutto estremamente curatissimo. Arriva in una confezione premium, eccola qua, è una di quelle idee regalo che non devi nemmeno pensare troppo, la prendi ed è già pronta per essere regalata. E volendo puoi anche personalizzarla con il tuo nome. Io per esempio l'ho personalizzata un'incisione con il nome Bigenet, guarda qua, iniziale, una data. A quel punto diventa davvero un oggetto unico, personale, e se l'appoggio rimane in piedi. È il classico oggetto che metti sulla scrivania e cambia tutto, non tanto perché serve di brutto, ma perché ogni volta che qualcuno lo vede si ferma a guardarla, rimane stupito e te gli fai vedere come si mette e dici wow, è bellissima, anche se la sfiori e la vedi girare, è davvero emozionante. Esiste anche una versione alternativa, la Overpen Future, con punte intercambiabili, stilografica e roller, ma questa secondo me resta la più iconica. Se state cercando qualcosa di diverso dal solito regalo, oppure anche un regalo che non finisca dimenticato in un cassetto, questa è assurda. Vi lascio il link sotto in descrizione come sempre, è uno sconto dedicato del 15% per un periodo e poi passerà comunque al 10% con la spedizione gratuita. Vi lascio anche il QR code qui a schermo, così potete dargli un'occhiata direttamente, come lascerò i QR code degli altri prodotti che vi faccio vedere se vi interessa acquistarli. Bene, ora passiamo al livello successivo. Andiamo a spostarsi la nostra penna più in qua, lasciamola qua, teniamo questo così e passiamo al livello successivo. Se una penna che fluttua vi è sembrata incredibile, ora vi faccio vedere questo, un intero pianeta che galleggia nel vuoto, sospeso tra 2 poli magnetici. Si chiama globo di livellazione magnetica. Non è solo una lampada, è un esperimento di fisica costante. E noi ce lo prendiamo, eccolo qua, vedete, ve lo faccio vedere, eccolo qui. Questo è il globo e vi faccio vedere esattamente come funziona. Andiamo a prenderci questa parte così, lo mettiamo qua, vedete, lui inizia a girare, vedete, spostiamo lentamente questo qua e guardate, sta fluttuando e sta girando questa lampada senza toccare niente, praticamente galleggia nell'aria. Vedete questa cornice a forma di C? All'interno ci sono degli elettromagneti controllati da un sensore computerizzato. La sfera, una volta trovata la bolla di equilibrio, l'abbiamo visto come è fatto, che richiede un minimo di mano ferma, ma che una volta presa è istantanea, resta lì. Lui gira
rimane sospeso senza supporti. Potete soffiarci sopra, farla ruotare e lei continua a orbitare come se fosse nello spazio profondo. Cioè, guardate, io soffio, aumenta la rotazione. Il mappamondo è curatissimo, le scritte sono nitide, ma la vera chicca è la luce integrata. Al buio l'effetto è alieno, crea un'atmosfera dinamica e trasforma completamente l'ufficio o il salotto in un icebreak incredibile. Chiunque entri in una stanza si ferma a fissarlo chiedendomi: ma come fa a girare nel vuoto in questo modo? E voi sorridete sapendo che avete messo un pezzo di tecnologia high-tech dove prima c'era solo polvere. È un regalo perfetto per chi ha già tutto. È uno di quegli oggetti che trasformano uno spazio senza bisogno di altro. Ovvio, questa è solo scenica, mentre la penna, ovvero lei, eccola qua, beh, questa funziona davvero. La Overpen è scenica, ma ha una grande qualità anche nell'uso proprio pratico. Questa me la sono acquistata su Amazon, costa 29 euro e vi assicuro che vi stupirà. Io vi lascio il link sotto in descrizione, anche ovviamente di questa, e il QR code qui, se volete scannerizzarlo con il vostro smartphone. E ora si passa all'ultimo dei tre oggetti che adoro. E anche questo vi stupirà meno a livello scenografico, ma è davvero un qualcosa di incredibile. Bene, me lo sposto piano piano, vediamo di non farlo uscire da qua, lo lasciamo esattamente qui, ecco qua, e prendiamo un altro oggetto che è questo, eccolo qua, ve lo faccio vedere subito. Direte: ma che cos'è, Bighe? Un telefono, una scatolina? No, si chiude con qualcosa che sfida il tempo. Viviamo in un'epoca dove scattiamo 50 foto al giorno con il nostro smartphone e che finiscono nel dimenticatoio e forse nel cloud, e spesso le perdiamo. I nostri nipoti, i vostri nipoti, non le vedranno mai, a meno che non usiate questa figata, la Kodak Mini 2 Retro. Pensate, io ve la racconto adesso, ma me la sono acquistata esattamente un anno fa su Amazon e la uso spessissimo. È una cosa troppo figa, mi garba un casino e per questo l'ho voluta portare nel canale. Le foto che mi piacciono di più me le ritrovo in casa e mi ricordano i momenti davvero belli che ho passato, perché ovvio mi stampo le immagini che mi danno valore e che mi lasciano un bel ricordo. Ovviamente dimenticate le vecchie Polaroid sfocate che sbiadivano al sole. Questa stampante usa la tecnologia 4 pass, significa che la foto passa 4 volte sotto la testina, giallo, magenta, ciano e infine uno strato protettivo. Il risultato: una foto impermeabile a prova di impronte digitali e che, stando a Kodak, ci dice durerà oltre 100 anni. Ovviamente non lo potremo sapere perché 100 anni dopo lo stampato sono tanti. La stampante più economica della sua categoria. Risparmiate il 50% sui costi della carta rispetto ai competitor. Attenzione, io vi giuro, me la sono comprata e vi dico la verità: guardate le foto attaccate, sono lì da mesi, ormai non hanno perso un minimo di qualità, sono sempre uguali, attaccate a giro per la casa mia. Attraverso l'app dedicata potete fare di tutto: filtri AR, cornici, correzioni, inviare le foto via Bluetooth e in meno di un minuto avete un ricordo fisico reale, ma anche eterno, tra le mani. È compatta, sta in borsa e riporta il piacere di regalare qualcosa di tangibile. Tecnologia retro con un cuore futuristico. Costa 70 euro e poi c'è ovviamente via la carta da acquistare, ma ve lo dice uno che è un anno che la usa, è davvero pazzesca, incredibile. Ovvio, anche di lei il link è sotto in descrizione, e quel code, come pigliate i due prodotti, ve lo lascio qua. Bene, questi tre oggetti ci insegnano una cosa: la realtà è molto più flessibile di quanto pensiamo. C'è la bellezza della tecnologia che sfida il senso comune, ma c'è anche un problema: spesso queste innovazioni restano sommerse nella spazzatura, ed è qui che entro in gioco io. Seguire i Bighe non significa solo guardare recensioni, significa restare aggiornati su ciò che cambia il nostro modo di vivere, di ricordare. E se non volete perdervi le scoperte successive che farò, che vi porterò nel canale, strane e proprio come queste che vi sto facendo vedere, mettiamola qua la mia penna fantastica, iscrivetevi adesso, lasciatemi un commento: quali di questi tre oggetti, 1, 2 e 3,
terresti sulla scrivania? La penna aliena, il pianeta fluttuante o la stampante eterna? Beh, sono curioso. Ovviamente lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, un ape, sarebbe davvero fantastici. Tutti i link ve li lascio in descrizione e noi ci vediamo ovviamente in un prossimo video qua nel canale. Ciao da Simone.